Super polpettone in padella al pomodoro. Oggi preparo questa delizia con voi. Fatelo con me. Iniziamo. E allora, per prima cosa bisogna fare le uova sode. Per cui metto le uova in un pentolino pieno d'acqua, porto sul fuoco e faccio cuocere 7-8 minuti dal momento del bollore. A proposito, pare che aggiungere un goccio di aceto possa servire a non far rompere i gusci. Mentre le uova cuociono, inizio con la preparazione del polpettone. Quindi, per prima cosa tolgo la crosta al pane raffermo. Ovviamente, ve lo dico subito, questa crosta non va assolutamente buttata. Io sapete che ci faccio? In realtà non lo faccio io, la do a mamma, quindi in realtà che faccio? La do a mamma, nient'altro. Ma mamma ci fa il pan grattato. Non conviene accendere il forno soltanto per fare il pan grattato, a meno che non avete veramente una quantità importante di pane, ma semplicemente quando raccogliete il pane raffermo, solo la crosta, e magari non ne avete in quantità esagerata, basterà semplicemente aggiungere una ciotolina, una teglietta più che ciotolina, nel forno insieme magari alla cottura di qualche altra cosa, un polpettone come in questo caso, il pollo, qualsiasi altra cosa che state cucinando al forno, e mettete, senza dimenticarvelo però, ad abbrustolire il pane. Una volta abbrustolito e raffreddato, vi basterà soltanto tritarlo ed avete sempre il pan grattato a casa. Ecco qua il sacco incriminato. Adesso taglio il pane a pezzetti piuttosto piccoli, con lo spezzetto con le mani. È chiaro che non è necessario utilizzare il pane raffermo, sarebbe preferibile, così diciamo diventa anche un modo per utilizzarlo e non buttarlo via. Ricordiamoci che non bisogna, si dovrebbe sempre cercare di evitare di buttare il cibo. Mi chiedete spesso se è possibile usare il pan grattato. In questo caso io vi consiglierei assolutamente di no, perché viene troppo secco. Se lo andate a bagnare viene un mappazzone, quindi no. Però potete usare il pan carré, oppure c'è della mollica di pane, almeno qui, ma anche in Basilicata, quindi penso forse ormai quasi dappertutto. Al supermercato si vende la mollica di pane già sbriciolata, che è ancora più comoda di questa. Io la tengo per diverse settimane nel congelatore e mi trovo benissimo. Ovviamente quando ho il pane raffermo, come in questo caso, utilizzo questo, ci mancherebbe. Allora, una volta sbriciolato, tagliuzzato più che sbriciolato il pane, pasto tutto in un contenitore, aggiungo l'acqua, ovviamente si può mettere anche il latte, metto una puntina di vino bianco per aromatizzare e poi strizzo un po'. Eventualmente al posto del vino bianco, se preferite, potete mettere un po' di birra, o altrimenti va benissimo il latte o l'acqua, come nel mio caso. Man mano che schiaccio e bagno il pane, con i polpastrelli vado a spezzettarlo ancora un po'. Ora è più facile visto che ormai è bagnato. Le uova dovrebbero essere pronte, quindi le tolgo e le metto in acqua e ghiaccio. Lo shock termico favorisce poi la possibilità di sgusciarle più velocemente. Se non avete il ghiaccio non è un problema, mettetele in acqua fredda fredda. Benissimo, ora strizzo la mollica, la metto
metto in un altro contenitore. Ora metto un po' di prezzemolo, che spezzetto così direttamente con le mani. Poi metto la carne. In questo caso oggi facciamo anche una prova da parecchio, che di solito mia mamma usa soltanto vitello. Metto il macinato in realtà questo è manzo. Di solito quando faccio le polpette o il polpettone utilizzo solitamente 60 e 40 o metà e metà di maiale e manzo o vitello. In questo caso dovevo fare un'altra ricetta, mi è venuta questa in mente e quindi mi arrangio, ecco. Macinato. Ora sale, parmigiano. Io voglio far vedere una cosa, guardate qua, aspettate un attimo. Poi le vedrete sicuramente all'opera. La riserva di scorzette di parmigiano. E fra poco ce ne andremo ad aggiungere un'altra. Ora aggiungo le uova, in questo caso uno solo, e come al solito vedete lo apro a parte. Ve lo dico il perché di nuovo, perché se questo fosse stato marcio e l'avessi messo direttamente qui avrei dovuto buttare tutto. Questo è buono e lo posso mettere. Ricapitolando: carne, pane, formaggio, sale, il pepe non ce lo metto, uova, prezzemolo. Dovrebbe esserci tutto. Mi vado a lavare le mani ed inizio a mescolare il tutto prima con una forchetta e poi con le mani, stringendo così il classico pugno, così vedete, in modo da amalgamare il tutto bene bene. Adesso ultima cosa prima di fare il polpettone, anzi penultima, taglio a pezzettoni la scamorza. Ovviamente potete metterci qualsiasi tipo di formaggio morbido secondo quello che avete in casa o secondo i vostri gusti. Poi sguscio le uova, se tutto è andato bene il guscio se ne dovrebbe venire subito. Direi proprio che si sgusciano facilmente. A proposito, non le fate cuocere tantissimo le uova, perché poi alla fine mettendole nel polpettone cuoceranno ancora, quindi non c'è bisogno che la cottura sia lunghissima, perciò prima ho detto più o meno 7-8 minuti dal bollore, anzi forse sono pure tanti, probabilmente se non sono uova enormi anche 5-6 minuti dal bollore. Ok, adesso aiutandomi con cartaforno o alluminio, questa dovrebbe bastare, passo il composto sul piano di lavoro, sopra l'alluminio in questo caso, e vado ad appiattire. Ok, ora che cosa succede? Che devo andare un attimo a dargli una forma e quindi taglio qui e questa carne in eccesso la metto qui. Qualcosina devo tagliarla anche qui. E aggiungo sempre qui fino a creare un rettangolo più o meno preciso. Eccolo qua, dovremmo esserci, sì, vedete? Sembra abbastanza preciso, solo forse un po' qua.
Ora aggiungo le uova che ho tagliato a metà. Una non ci entra, diciamo così, non la metto proprio. Il formaggio, mi sa che ne ho tagliato un po' troppo, direi che così va bene, ed inizio ad arrotolare aiutandomi con l'alluminio, la carta forno. Compatto bene bene e arrivato a questo punto posso fare anche così. Eccolo qua. Compatto bene bene i bordi. Ora in un bel tegame capiente metto dell'olio extravergine, con l'aiuto della carta forno aggiungo il polpettone, sistemo, porto sui fornelli, metto a fiamma bassa, aggiungo uno spicchietto d'aglio che taglio a metà e faccio rosolare per qualche istante. Quando viene così grande è impossibile girare il polpettone. Ora, visto che l'aglio ha fatto il suo lavoro, cioè quello di insaporire l'olio, qualche altro istante, tolgo gli spicchietti, anzi lo spicchietto che avevo diviso, e metto la passata di pomodoro. Aggiungo un po' di sale, poi copro, abbasso la fiamma e faccio cuocere per circa 30 minuti a fiamma medio-bassa, senza girare. Dovremmo esserci. Sì, sì, durante la cottura l'ho coperto con un po' di salsa. Ora, senza coperchio, faccio asciugare un po', giusto 2-3 minuti. Bene, bene. Allora, io credo sia impossibile portarlo, servirlo, ecco, senza dividerlo, perché toglierlo da qui, secondo me, è un'impresa. Vediamo se metà ce la faccio. Qua bisogna stare attenti, mamma mia. Ok, ora faccio delle belle fettone. Vi faccio vedere una cosa. Ok, allora, sotto guardate che bella crosticina. Ce l'ho fatta di impiattare. Ora questa meraviglia, e vi dico meraviglia perché già l'ho assaggiata, non ho resistito, la vado a mettere sulle fettine e anche un po' qui per chi non gradisce tanta salsa. Ecco qua. Pronto. Io adesso, guardate che bello, assaggio da qui, vorrei prendere pure un pezzetto d'uovo però, quindi faccio così. Mamma mia, come al solito mi viene da sorridere. Perché? Perché è morbido, guardate che bell'effetto, ci metterei un po' di prezzemolo tritato sopra. È buono, super saporito, metto un po' di salsa. E come avete visto, senza affettati all'interno, senza insaccati all'interno, va comunque bene perché è veramente super saporito. Se voi volete magari metteteci del prosciutto cotto o della pancetta, però vi dico la verità, provatelo così perché
è buono già, non c'è bisogno di aggiungere altro. Se lo fate più piccolino, forse ne fate due più piccolini, forse sono un po' più comodi da gestire. Per il resto fate questa bomba e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!